Buongiorno, oggi volevo parlarvi di applicazioni in ambito farmaceutico. Si tratta della termostatazione di reattori che vengono utilizzati nel settore chimico-farmaceutico. Gli impieghi sono tantissimi perché si va dai piccoli reattorini di laboratorio a grandi reattori per la produzione di principi attivi farmaceutici, piuttosto che a semplici mescolatori di sostanze chimiche o piuttosto che cosmetiche. Il concetto è sempre lo stesso. In pratica, questi sistemi vanno mantenuti a una temperatura che consenta di preparare il prodotto che c'è all'interno tramite una serie di salite, discese della temperatura, quindi riscaldamenti e raffreddamenti di questo prodotto a temperature e livelli di temperatura controllati. In pratica come funziona? Questi reattori non sono altro che degli enormi pentoloni, diciamo così, con dei mescolatori all'interno, incamiciati. Nella camicia di questi reattori viene fatto scorrere un fluido caldo o freddo che va appunto a riscaldare e raffreddare il prodotto che c'è all'interno. Soluzione molto semplice: si può far passare il fluido caldo, il fluido freddo, quindi vapore piuttosto che acqua fredda in questa camicia e si ottiene l'effetto. Lo svantaggio è quello che quando devo passare dal vapore all'acqua di raffreddamento devo svuotare completamente la camicia, far circolare l'acqua fredda con tempi tecnici e oltretutto possibilità di inquinamento del fluido intermedio che serve per riscaldare e raffreddare il nostro prodotto. La soluzione è quella di utilizzare delle centraline chiamate monofluido che hanno un fluido che ricircola in questa camicia e viene riscaldato o raffreddato tramite degli scambiatori e delle valvole di regolazione. In pratica come funziona? Si ha una pompa che ricircola costantemente un fluido in questa camicia, in questo semitubo del reattore e in funzione di un set point che viene impostato dal cliente, dalla produzione tramite un PLC che si interfaccia con questa centralina, si aprono le valvole sullo scambiatore del vapore per riscaldare questo fluido, piuttosto che la valvola sull'acqua fredda per raffreddare il fluido che continua a circolare. Ovviamente i sistemi sono tanti, diversificati. Abbiamo centraline con riscaldamento elettrico e raffreddamento ad acqua, centraline con più livelli di temperature, riscaldamento a vapore, raffreddamento con acqua di torre, raffreddamento con acqua gelida perché bisogna scendere a temperature molto basse. Diciamo che sono centraline estremamente customizzate, anche perché si va a lavorare in ambienti safe piuttosto che in ambienti ATEX. Queste centraline vengono richieste per mercati statunitensi, quindi a norme UL, vengono richiesti per i mercati russi, quindi secondo le EAC. In pratica ci sono veramente tantissime varianti. Il concetto di funzionamento però è sempre lo stesso, quindi avere un fluido che continua a ricircolare sul reattore che viene raffreddato o riscaldato da dei fluidi utilities che vengono immessi nella centralina. I vantaggi di questo sistema quali sono? Quelli di avere una costante circolazione di fluido, non avere inquinamenti tra i vari fluidi di funzionamento ed avere un ampio range di lavorazione senza controlli di pressione, perché noi abbiamo un unico fluido che ricircola sul quale possiamo fare un controllo di pressione, un controllo di flusso, gestire in modo molto preciso le temperature con delle rampe di salita, delle rampe di discesa, avere dei controlli soprattutto sui set point molto raffinati, perché chiaramente con i sistemi PID, con valvole modulanti, con sistemi di regolazione raffinati possiamo ottenere una tolleranza sulla temperatura che ci serve all'interno del nostro reattore, della nostra macchina di produzione, diciamo così, molto molto precisa. Approfondiremo l'argomento. Grazie.